Buonasera amiche, buonasera a tutte, ben ritrovate sul mio canale, sono sempre io, Gabriella, in arte Briga Bijou. Stasera ci incontriamo per eseguire insieme questo orecchino. Nome dell'orecchino, Chiarabel. Chiarabel è l'unione di due nomi, Chiara e Belinda, e sta a significare anche l'unione, il legame tra due creative, me e Vita Bianchi. Chiara e Belinda sono due persone legate a noi, anzi due angeli, e quando ho realizzato questo orecchino e l'ho mostrato a Vita, praticamente sono i suoi orecchini, e io quando l'ho eseguito pensavo ai suoi colori e quando gliel'ho mostrato gli ho detto di dare un nome e lei ha scelto Chiarabel. Io ho trovato il nome bellissimo, forse perché è denso di significato per me e per lei. Quindi orecchini Chiarabel in onore di questi due angioletti e in onore dell'amicizia, perché il web, il virtuale, per fortuna ci regala anche delle belle amicizie. Allora, gli orecchini sono molto semplici, quindi grazie infinite Vita. Gli orecchini sono di semplice esecuzione e l'orecchino è composto di tre parti in realtà. Si esegue prima la parte centrale che è un'incastonatura a peyote, poi la parte sottostante e poi superiore o viceversa, è indifferente. Anzi, volendo, se l'orecchino dovesse risultare lungo, si potrebbe anche eseguire solo la parte inferiore oppure quest'altra parte o addirittura anche girare e fare il modulino in questo modo. Insomma, ve lo potete giocare un po' come volete. Allora, i materiali che ci occorrono sono, partiamo dal centrale, serviranno dei triangoli, questi io l'ho acquistati in fiera da Filincanto, se ci penso, Bergamo, vabbè, meno male che li avevo. Quindi questi sono dei triangoli da 12 mm, vedete. Poi ci serviranno per l'incastonatura delle Delica 11.0, questo colore fantastico. Poi dopo ci serviranno Rocale 11 e Rocale 8.0. Io sto utilizzando queste, vedete. Poi queste che invece sono della Miyuki, vabbè, sono sempre 11.0, la bustina è riciclata ma sono sempre delle 11.0. Poi ci serviranno delle, ho messo un'unica bustina, delle Ginko, 2 per ogni modulino. Ci serviranno delle Paisley, ce ne serviranno 2 per ogni orecchino. Poi ci serviranno delle drop duo, 4 per ogni orecchino, sia sopra che sotto. Poi ovviamente la goccia scusatemi, io ogni tanto mi perdo. Ovviamente una goccina, vedete che qui è in un modo, qui in un altro, insomma la goccina è sempre abbastanza relativa. Ovviamente servirà un pernetto, io ho utilizzato questo che ho acquistato da AliExpress. E poi ovviamente ago, io utilizzo questo della Tulip, che è numero 10. In qualche passaggio, se avete difficoltà nelle Delica nel ripassare, potete utilizzare anche un ago più sottile. Io dico quello che utilizzo io. E poi filo da tessitura, io utilizzo questo Miyuki di colore rosato. Partiamo subito. Per incastonare il nostro triangolino da 12 mm, quando ho realizzato il primo tentativo, questi in blu, ho provato con 32 Delica, lo stesso numero di quando si incastona un rivoli rotondo. Quindi mettete 32 Delica e chiudete a cerchio. Quindi eventualmente non avete i triangoli, potete
incastonare, fare la stessa lavorazione con un rivoli e poi fare la parte inferiore e la parte superiore. Certo, l'effetto non sarà questo, però insomma potete comunque creare questo modulino allungato. Una volta che avete infilato 32 d'elica, benissimo, fantastico, messa a fuoco, chiudete a cerchio. Una volta che abbiamo chiuso, fatto un nodino, usciamo dalla prima d'elica e cominciamo a fare il giro a peyote. Quindi saltiamo la d'elica di base ed andiamo in quella successiva, in questo modo. Ancora un'altra d'elica sul lago, saltiamo la d'elica di base ed andiamo in quella successiva. Lo rifacciamo un'altra volta insieme, una d'elica sul lago, saltiamo quella di base ed andiamo in quella successiva. Dobbiamo fare il giro completo e quindi dobbiamo inserire, essendo 32, in tutto dobbiamo inserire 16 d'elica, cioè la metà. Sto inserendo l'ultima d'elica, quindi esco da qui e dentro salto sempre una d'elica di base, entro in questo modo ed esco dalla d'elica che mi trovo davanti, quella più sporgente, in questo modo, e faccio un altro giro. Quindi in ognuno di questi spazi che si sono venuti a creare inserirò una nuova d'elica. Faccio questo per tutto il giro. Come vedete, mano a mano che infilo, il lavoro comincia ad arcuarsi un pochino. Altro giro eseguito, inserisco l'ultima d'elica e dentro, vedete, in questa ed anche in quella che segue qui sporgente. Quindi chiudo il giro e vado avanti. Vedete che tirando il lavoro si va ad inarcare. Adesso noi cosa facciamo? Inseriamo le 15 0. Osservate bene, 2 e 2, quindi 2 e 2. Dovete ritrovarvi alla stessa maniera, così saprete se avete effettuato i giusti giri di peyote. Quindi primo giro con le 15 0. Proseguiamo sempre alla stessa maniera. Primo giro, ogni giro sempre 16 rocaille. Finito il primo giro con le 15 0, vedete il lavoro ovviamente si sta arcuando e chiudendo, perché dovrà consentirci l'inserimento del nostro triangolino. Inserisco i rivoli, questo è il giro di 15 che stavo eseguendo, e quindi vedete inserisco i rivoli in questo modo e vado, il retro ovviamente sarà così, poi dopo andremo a chiudere e vado ad eseguire il secondo giro con ecco è partito, perché ovviamente se non vado a chiudere bene, vabbè, avete capito, insomma, inserite, aspettate, ok, dicevo, non siate maldestre come sono stata io, insomma, non vi fate scivolare assolutamente il cristallo e procedete inserendo quindi un altro giro di 15 0, quindi mantenete in questo modo, così il cristallo non uscirà, e
andate a fare un altro giro con le 15 0. E 1 e 2 e così di seguito. Mi raccomando, tirate, ok, vabbè, procedo anche io. Abbiamo finito anche il secondo giro con le 15 0 e mi raccomando, una volta che avete effettuato il giro, controllate che qui vedete nella parte in basso, Dio, luccica talmente tanto che non so se si vede, non so se si riesce a mettere a fuoco, vi dovete trovare con la 15 0, vi dovete trovare con la 15 0 in corrispondenza della punta, perché poi dovremo andare a fare la lavorazione in basso e quella in alto, e quindi per essere centrato deve stare la 15 0 qui nell'angolo. Dopodiché ripassate, andate sul retro e inseriamo le 15 0 sul retro, passate naturalmente attraverso l'edelica. Questo è il nostro retro. Come vedete, già da come si sono accostate le nostre edelica, in questi punti non inseriremo la 15 0, salteremo. Quindi entro, se riesco, nella delica, salto questa e mi unisco a quella dopo, ed andrò poi ad inserire 5 in questi 5 spazi, 1 2 3 4 e 5, le nostre rocaille 15 0. Eccoci qui, le nostre 5 15 0, salto questo inserimento, vado nella delica successiva ed inserirò in tutti i relativi spazi 1 2 3 e 4 delica, ed ancora altro angolo ed altre 4 rocaille 15 0, 1 2 3 e 4, quindi inseriremo 4 da un lato, 4 dall'altro e 5 da quest'altro. Abbiamo finito. In questo modo anche l'incastonatura sul retro, ripassate se necessario, ripassate, e dove quindi ci sono 5 rocaille sarà la parte superiore e le altre invece staranno posizionate in questo modo, quindi 4 4 5. Poi portatevi ad uscire qui dal centro e fate un giro completo con l'edelica. Usciamo dalla nostra delica in questo modo, mi raccomando, vedete, non nella scanalatura sul retro, ma questa che posta sul davanti. Ok? Quindi inserite in ogni spazio una delica. Già l'avevo inserita, vabbè. Quindi in tutto dovrete inserire 16 delica. Una volta che abbiamo inserito il primo giro di delica, andiamo ad inserire le 8 0.
una 8-0 in ogni spazio tra le delica e 1, in questo modo, in tutti quanti gli spazi. Una volta inserite le nostre 8-0, questo sarà il giro finito. Usciamo adesso da una 8-0 ed inseriamo le 11-0 in ogni spazio. Inserite una 11-0 in ogni spazio e ne inserite 2 nella parte invece qui in basso. Questo è il giro finito. Ripassate e ripassando inserite qui in basso tra le due 11-0 una 15-0 in questo modo. Fatto così sembra quasi un cuoricino. Volendo, inserendo delle 15-0 qui e nuovamente poi una 15-0 al centro, verrebbe proprio un cuore qui centrale, quindi potete valutarlo come variazione. Ho soltanto poggiato le rocaille 15-0 per darvi insomma l'idea. Eccolo qui. Ops. Procediamo. Una volta che siete ripassate in tutte le perline, vi portate ad uscire. Cominciamo prima con il decorino che sta in basso, quindi usciamo dalla 11-0 prima della 8-0 ed andiamo ad inserire sul lago. Scusate, io appoggio e guardo l'altro perché sennò mi dimentico, mi distraggo. Allora, 2 11-0, una, come si chiama? Mi scordo sempre. Vabbè, oggi una drop duo in questo modo. Poi dopo una ginkgo, 4 11-0. Ops. Ridiscendo nel foro della ginkgo, ok, tiro e porto tutto giù in questo modo. Prendo un'altra drop duo, niente, il nome di queste io non lo imparerò mai probabilmente, ed altre due 11-0. Ora vi mostro per bene tutta l'infilata che ho fatto, ok? Ecco qui, in questo modo, ed entro nella 11-0 subito dopo la 8-0 e vado sul retro, tiro e si posizionerà in questo modo. Poi ditemi, anche voi, è una mia curiosità, alcune volte ci sono qualche drop duo un po' più, come dire, meno bombate, cioè alcune volte coincidono proprio, altre volte un po' meno, però questo vabbè è un dettaglio, così ve lo dico. Quindi in questo modo, dopodiché dal retro, ok, cercate di muovervi all'interno delle perline, quindi entro qui, vedete, entro nella delica, benissimo, mantenete il filo, ed attraverso tutte le perline qui passo un po' tra le perline e spunto di nuovo dall'altro lato e mi ritroverò di nuovo ad uscire da qui. Come vedete sono passata attraverso le perline, passo attraverso la 11 qui, la 11-0 qui
e risalgo, stacco e giro. Eccomi qui. Allora esco, quindi prima avevo inserito 2 11, esco dalla prima e metto sul lago 2 15 0 di colore oro. Entro, mamma, ma che entro nella drop duo, inserisco 4 rocaille 15 sempre di color oro ed entro nella prima perlina 11 0. Bene. Ero persa, vabbè, questo è un video ridarello. Secondo me oggi ho bevuto troppo vino. Oggi è la liberazione, quindi si festeggia, si festeggia. Adesso faccio la stessa cosa dall'altro lato e rinforzo. Poi ci ritroviamo ad uscire da questa, quindi fate la stessa cosa dall'altro lato e poi ci ritroviamo qui. Benissimo, esco quindi, come vedete ho fatto dall'altro lato la stessa cosa, esco adesso dalla prima 11 0 ed inserisco 3 rocaille 15, una rocaille 11, inserisco la mia goccia, aia, 3 rocaille 11, porto alla fine del filo, salto le 3 rocaille e rientro nella 11, mi raccomando tirate bene, ok? Vedrete che si farà un cappietto con le 15. Dopodiché inserirò ancora 3 rocaille 15 0 ed entrerò le 3 ed entrerò nella 11 0. Se ci riesco, aspettate, se no mi pungo. C'è una 15 0 un pochino difettosa che protesta. Ecco qua. Quindi in questo modo adesso ripassate e rinforzate, se vi va ripassate anche in questo punto delle ginkgo. Io adesso con voi non ripasso dappertutto, altrimenti il video veramente dura un'eternità. E diciamo, stringo un po', poi ripassiamo dopo, diciamo che già così potrebbe essere un orecchino mettendo una monachella su e sarebbe un orecchino comunque un po' più piccino dell'altro che col modulo al di sopra, col modulino al di sopra, ovviamente si allunga. Per chi per le persone a cui non piacciono, insomma, gli orecchini troppo lunghi, può optare per questa soluzione. Si poteva optare anche per quest'altra soluzione, tipo girarlo in questo modo e poi mettere una goccia. Cioè, le opzioni possono essere tante. Vabbè, adesso ripassate un pochino per rinforzare e poi portatevi ad uscire dalla rocaille centrale qui su, dalla 11 qui al centro. Ed eccomi qui. Allora, una volta uscite dalla rocaille al centro 11 0, inserisco una 11, una 8 0 che non ho preso, quindi 11 8 0 11 ed entro dal lato opposto. In questo modo. Dopodiché risalgo
scusate, per comodità giro il lavoro, risalgo e rientro nella 11, nella 80, ripasso nuovamente, cerco di rinforzare questo punto perché poi qui al centro ci andremo ad ancorare il modulino superiore, quindi vedete, ve lo mostro dal davanti, quindi uscirò dalla 80, ok? Così, ed andrò ad inserire una 11, una paisley, sistematevele prima, una paisley, una drop duo, una ginkgo ed vado a contare e 4 rocaille, questa volta saranno 15 0. Sarà una lunga infilata, quindi ve la mostro. Quindi uscite dalla 80, ok, ed inserite in questo modo. Verranno disposte poi così, si disporranno così, quindi 11 0 paisley drop duo ginkgo 4 11, riscendete dall'altro foro della ginkgo e fate lo stesso inserimento dall'altro lato. Quindi questo è il modo in cui dovrete predisporre le perline. Poi ovviamente cosa fate? Rientrate nella 80, tirate bene e ripassate in tutto questo passaggio. Quindi questo sarà, sono ripassata come vedete, quindi questo sarà il risultato che otterremo. Dopodiché cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ridiscendere perché vedete che questo si muove e quindi dobbiamo fare degli inserimenti, quindi ridiscendiamo, ok, in basso attraverso le 11 0, mi scosto perché ho posizionato la camera bassissima davanti a me e non vedo un ciuffolo nel vero senso della parola. Dopodiché vedete, sono passata qui attraverso queste perline ed esco da questa 11 0 e vado ad inserire una 11 0 e vado nel foro, giro il lavoro per comodità, vado nell'altro foro della paisley o paisley, ogni tanto vabbè, ne dico a modo mio, voi lo sapete, insomma. Io cambio continuamente. Inserisco poi 2,15, sta per finire il tempo ed inserisco, riprendiamo. Quindi esco da qui ed inserisco questa volta 4 rocaille 11 0 e vado nelle 4 rocaille che sono poste sopra alla ginkgo. Dall'altro lato, quindi spunterò dall'altro lato e farò la stessa cosa. Ed una volta fatti gli stessi inserimenti, quindi 4 15 0, 2 15 0 ed una rocaille 11, entrerò poi dall'altro lato. Ora ve lo giro e ve lo mostro sul davanti in questo modo. Quindi abbiamo ancorato anche la parte superiore. Adesso ripassate e poi uscirete, ve lo mostro qui, sta scaricando la batteria, e spunterete qui al centro e creerete l'archetto con tutte le rocaille per mettere poi il perno. Quindi ripassate dappertutto e mentre ripassate create questo cappietto con 6 rocaille 15 0.
Il video è terminato, il video dei nostri orecchini Chiarabel. Fatemi sapere quale versione preferite. Io sinceramente questa volta preferisco questa in rosa, sarà il periodo, non lo so. Come vedete, qui c'è l'oggetto del prossimo tutorial, un ciondolo, doppia faccia, e questo sarà l'oggetto del prossimo tutorial, quindi vado di rosa ultimamente. Quindi orecchini Chiarabel, qualsiasi domanda giù nell'info box, no, non giù nell'info box, no, nei commenti. Lasciatemi le vostre domande. Un bacione a tutte quante, un bacione particolare a Vita per avermi dato il nome e soprattutto per l'amicizia. E niente ragazze, se il video, gli orecchini mi sono piaciuti, lasciatemi un like, condividete e come sempre ragazze vi rinnovo gli auguri per oggi, festa della liberazione. Non so se lo vedrete domani, comunque al massimo auguri posticipati, buona creatività e buona vita a tutti. Ricordate che ce la faremo. Ciao ciao, buona serata.